Molto spesso vengo affascinato dalla capacità della natura di ricoprire tutto ciò che è stato fatto dall'uomo. Io ormai sono molti anni che frequento l'ambiente naturale e case che vedevo abitate oggi le vedo completamente ricoperte dalla vegetazione, le vedo abitate non più dagli esseri umani ma dagli animali. Queste cose sicuramente mi fanno capire come sia potente la natura, come sia capace di sovrastare le attività dell'uomo. Quello che stupisce è il tempo di reazione della natura, che in silenzio, in maniera non pianificata nel senso umano del termine, riesce a dimostrarsi performante e a ricoprire, a divorare tutto quello che generazioni di persone hanno fatto con probabilmente enormi sforzi nel giro di qualche decennio. Sembra che il bosco sia diventato preda del caos, dell'abbandono, ma a guardar bene non è così. Perché per ogni albero caduto, per ogni ramo caduto, questi alberi, questi rami che marciscono sul terreno diventano dei veri condomini, condomini abitati da una quantità enorme di animali, di insetti, di larve che li scavano, che se ne nutrono. E intorno a questi animali che vivono all'interno di questi tronchi caduti, di questi alberi caduti, abbiamo una serie straordinaria di altri animali che si cibano di questi. E tutto ciò porta nuova vita, come il castagno ha portato vita alle genti che vivevano nelle nostre vallate. Oggi questi stessi castagni, inselvatichiti, abbattuti, spezzati, portano la vita, una nuova vita straordinaria nei nostri boschi. L'idea del bosco sporco perché ingombrato di alberi caduti, di rami, di pietre e di quant'altro è sicuramente un'idea antropocentrica e votata, strumentale soprattutto a un utilizzo umano e a una percezione anche solo che estetica umana nell'idea comune. Il bosco cos'è? Alberi più o meno della stessa dimensione, più o meno distanziati alla stessa distanza, con un sottobosco pianeggiante e distribuito. Tutto questo non è assolutamente la realtà di quello che è un bosco che si autoregola. Quando penso alla natura e quando penso a quanto l'uomo sia in grado di modificarla, di trasformarla, mi viene in mente un po' un elastico. Un elastico, nella sua fase di quiete, è come un segmento, è dritto, ma se noi lo tiriamo
le modifichiamo tantissimo la forma. Una volta però che lo lasciamo, questo sbatte, si allarga, si allunga, ma alla fine ritrova un suo equilibrio che grosso modo ricorda la sua iniziale fase di quiete, prima che noi cominciassimo a tirarlo verso di noi. L'ambiente naturale, lasciato a se stesso, anche se apparentemente è caotico, in realtà questo caos è l'elastico che va avanti e indietro, che cerca il suo equilibrio. È semplicemente un comportamento della natura, così come gli atomi di idrogeno nell'universo primordiale si scontravano tra di loro, per trovare poi un equilibrio che comunque non durerà in eterno, ma una situazione diciamo, di stallo e di equilibrio nei pianeti, nella costituzione dei sistemi solari, delle stelle. Così nel bosco, un bosco curato, tenuto bene, conservato, con gli alberi tagliati, col sottobosco sempre tenuto a raso, dove puoi vedere i funghi anche a distanza di 20 metri, di 30 metri, se noi non lo curiamo più, apparentemente sembra lasciarsi andare ad una caoticità, a un qualche cosa che ci sembra sgraziato, un qualche cosa che cancella l'attività dei nostri avi, tutti quei terrazzamenti presenti sulle nostre montagne e che ci inorgogliscono perché sono il lavoro dei nostri avi, vengono lentamente cancellati dalla natura. O vengono, direi che forse cancellati è un termine sbagliato, vengono inglobati. Anch'essi vengono a far parte di questo grande disegno che la natura ha di se stessa, un equilibrio, un perfetto equilibrio, che comunque è un equilibrio sempre molto movimentato, perché la natura non è ferma, è in continua evoluzione. Il bello della natura è proprio questo, la sua capacità di essere estremamente dinamica. Da questo punto di vista, il caos è forse il saggio più alto dell'equilibrio. È un equilibrio costante, istantaneo, che si rinnova continuamente per perpetuarsi. Ma bisogna fare un lavoro di decostruzione degli schemi mentali a cui siamo abituati a far riferimento per capire e per osservare questa realtà da questo punto di vista. Secondo me forse un tempo noi vedevamo gli alberi morti, deperienti, quegli alberi che comunque ci sembravano ormai, cioè sembravano un po' inutili al bosco, che andavano tolti perché sostanzialmente ormai è morto. E invece insomma sappiamo ormai da tempo che sono fondamentali per l'economia del bosco e per la quantità di animali che vivono, proprio che compiono il loro ciclo sugli alberi morti, sulle branche magari più grosse morte o morenti, o sull'albero, quindi su tutto il legno secco che rimane nel bosco, cioè è una quantità di opportunità che viene data alla vita del bosco straordinaria.
Certamente l'idea che un animale selvatico nasca con tutte le abilità per affrontare la difficile vita nella natura selvaggia è veramente un mito. Se un animale selvatico nasce in cattività è quasi impossibile poi riabituarlo a vivere in natura. È molto difficile, è un'attività, un lavoro estremamente complicato. Gli animali devono seguire un iter di apprendimento per imparare a vivere nell'ambiente naturale. Queste conoscenze gli vengono tramandate dai loro genitori, a volte da entrambi i genitori, più spesso dalla madre. Che cosa gli insegnano? Gli insegnano quello che devono mangiare, quello che possono mangiare, quello che non devono mangiare, ma soprattutto gli insegnano cosa devono temere, quali sono i pericoli che li circondano, che possono essere altri animali o possono essere condizioni climatiche, atmosferiche avverse, cosa fare per esempio se piove molto, dove nascondersi, come nascondersi. Tutti questi trucchi vengono sistematicamente insegnati dai genitori ai cuccioli di quasi tutti gli animali. Questo trend di apprendimento consente loro di sopravvivere in un ambiente difficile come è l'ambiente naturale. Questi giovani animali non imparano in una scuola protetti, ma imparano a stare nell'ambiente mentre già ci stanno. Quindi sono costretti a imparare, no? In tempo reale, no? E in palio c'è la sopravvivenza. Non sono distratti da niente se non nel vivere il bosco nel momento in cui nel loro presente con un'intensità che per noi secondo me è incomprensibile, perché noi siamo attraversati da un sacco di problemi, di pensieri, di programmazioni, di cose da fare, di qui e là. Loro invece li ho sempre visti come assolutamente concentrati nelle loro quotidiane, nelle loro giornate, nel loro minuto, a annusare, a vedere, quindi con un'intimità, con una prossimità, con una permeabilità allo spirito del bosco che è impossibile. Infatti, se c'è una cosa che uno nota è lo spirito, la selvaticità degli animali. E ricordo una donnola che mi era stata portata, una faina. Ti rendi subito conto che hai a che fare non con un gatto, non con un cane, con un animale che è attraversato da una selvaticità, da uno spirito selvatico che forse nell'animale in qualche modo si concretizza.
quella voglia di sopravvivere, molto molto intensa, molto, molto forte questo aspetto.